Se dovessi chiedervi che cos'è per voi la casa, sono sicuro che sentirei delle risposte molto differenti. Per me, per esempio, la casa è un bel posto vicino al mare. Per mia madre, ad esempio, sarebbe un posto in città, una cosa che io non potrei concepire. Ma questo mi fa capire che la casa è quindi un concetto molto relativo. Quando gli amici del TEDx mi hanno chiesto di parlare appunto della casa, sono andato su Wikipedia e ho cercato cos'era la casa. Testualmente dice: per casa si intende una qualunque struttura utilizzata per ripararsi dagli agenti atmosferici. Ho pensato allora, ma se lo chiedessi agli amici delfini, loro non certo non si devono riparare dagli agenti atmosferici, allora ho capito che questo è un concetto ancora più relativo. Se lo dovessi chiedere allora a Neil Armstrong, quando era sulla Luna, che cos'è la casa per lui in quel momento? Col dito mi indicherebbe un puntino blu. È la Terra. Casa nostra è il pianeta Terra. E se lo guardiamo da lassù, Neil Armstrong lo vedeva proprio come un puntino blu, perché per il 70% è costituito da acqua, o meglio, è ricoperto da acqua. Cosa abbiamo fatto noi per custodire questa importantissima casa? Ben poco. Le nostre spiagge parlano chiarissimo, vediamo che c'è veramente tantissima plastica, tantissimo inquinamento. È un po' come quando noi abbiamo degli ospiti a casa, non li portiamo certo a vedere, tipo se le porto io a vedere il mio stanzino, sono sicuro che si metterebbero le mani ai capelli. Ma anche con la pesca molto spesso incontrollata, illegale, si fanno dei danni molto, molto gravi per la nostra casa. A farmelo capire è stato un piccolo grande capodoglio nel 2017. Il capodoglio è rimasto imprigionato in una rete illegale al largo delle Isole Eolie. La Guardia Costiera ha cercato di liberarlo, ma purtroppo non c'è riuscita. Il capodoglio è andato via. Tutti quanti sui social speravamo che il capodoglio potesse tornare a vivere tranquillo e libero nel suo mare. Purtroppo il giorno dopo scopriamo che il capodoglio arriva morto a Capomilazzo con la corrente. Allora decisi di andare immediatamente a guardare questo enorme capodoglio. E il primo impatto che ho avuto con lui era, dovete immaginare, in basso in una scogliera, era l'impatto con il naso. Io già da lontano sentivo questo fortissimo odore del capodoglio in putrefazione, lo vedete già dalla foto. Man mano che mi avvicinavo l'odore diventava sempre più forte e alla mia vista si apriva questa enorme massa di carne in putrefazione morta. Ma guardandolo negli occhi c'era qualcosa che mi diceva che il capodoglio non era del tutto morto. Lo sentivo in qualche modo vivo, mi parlava, mi chiedeva aiuto. Mi chiedeva di non farlo morire nuovamente, di farlo in qualche modo tornare a vivere per parlare di come era morto, per evitare che altri capodogli, altri fratelli del mare potessero morire proprio come lui. Allora ho subito pensato che dovevo dare a questo capodoglio una nuova casa, però questa volta molto più sicura, che potesse comunicare qualcosa a tutti. Non mi sono, quindi con un po' di, diciamo, possiamo dirlo, di stomaco forte, mi sono immerso in quell'acqua. Normalmente gli spiaggiamenti avvengono nelle spiagge, appunto, quindi si ha tutta la comodità di aprire la pancia, di scarnificare vestiti. In quel caso invece il capodoglio era tutto immerso nell'acqua, non c'era possibilità di portarlo via e quindi mi sono dovuto calare con una muta dentro quell'acqua per poter appunto prendere le ossa. E vi assicuro che non era proprio, diciamo, profumato, non era Chanel numero 5. Ancora, se non ci credete, potete sentire che faccio un po' di profumo. Ma aprendo la pancia del capodoglio ho trovato al suo interno moltissima plastica. E questa, addirittura c'era un vaso da giardinaggio che aveva letteralmente masticato e ingoiato. Con grande sforzo e appunto stomaco forte, in soli 15 giorni ho completamente scarnificato questo capodoglio, tirato a terra tutte le ossa, con l'idea fortissima
di fare appunto questo museo del mare, che non esisteva a Milazzo, proprio per dare voce al Capodoglio Siso. Purtroppo il giorno dopo questo recupero, un caro amico Francesco, che mi aveva aiutato a portare a terra le ossa, ha avuto un terribile incidente con lo scooter, una tragedia nella tragedia. Francesco perde la vita in questo incidente terribile e quindi i due destini che si intrecciano mi portano a far nominare il Capodoglio, a farlo battezzare proprio col nome di Francesco, anzi col soprannome, con cui io normalmente lo chiamavo così affettuosamente, cioè Siso. Da quel giorno diventò il Capodoglio Siso. Proprio l'altro giorno un bambino a scuola mi disse: ma te chi te l'aveva detto che si chiamava Capodoglio Siso? E in effetti ho raccontato questa storia. Così il Capodoglio arriva a terra. Le ossa erano incredibilmente ricche di grasso. Diciamo, il vero lavoro stava per cominciare. È stato un lavoro molto difficile perché ho deciso di non utilizzare sostanze chimiche, soltanto acqua calda e acqua ossigenata, proprio per evitare che le ossa del Capodoglio Siso potessero inquinarsi con le stesse sostanze chimiche che vanno a uccidere tantissimi animali del mare. E quindi per un anno sono stato a contatto con questa grande quantità di grasso. Questo ha avuto degli aspetti molto negativi, ma anche positivi. Infatti non devo più usare praticamente prodotti per le mani, ce l'ho sempre morbidissime. Fino a quel punto ho fatto tutto da solo, ma arriva il momento di invece rendere pubblica quello che era successo. Tante persone mi dovevano aiutare per arrivare all'obiettivo, a rispondere a quel grido d'aiuto del Capodoglio Siso. E così proprio sui social ho lanciato il Siso Project e sono arrivati degli aiuti da tutte le parti del mondo, da tantissime persone, professionisti, artisti, semplici persone che versando col crowdfunding anche 5-10 euro hanno permesso di realizzare, di arrivare all'incredibile cifra di 30.000 euro per realizzare il sogno. Questo che vedete è il logo del Siso Project, che è stato regalato da una ragazza che non mi conosceva, mi ha contattato sui social e mi ha detto: guarda, ho fatto questo logo, ti piace? Ho detto: fantastico. Questo rende l'idea di cosa è successo. Tantissime persone che non conoscevano me, che non conoscevano il Capodoglio Siso, sono stati investiti da quella che io chiamo la Siso Power, questa energia positiva che ha permesso di portare alla costruzione del museo stesso. Quindi una rete che uccide il Capodoglio, una rete legale che uccide il Capodoglio, quindi una rete negativa, diventa così una rete positiva, la rete positiva umana, la rete umana che si unisce e fa tornare in vita un Capodoglio morto per appunto cause antropiche. Quella che vedete è il logo del Siso Project con tutti i nomi delle persone che hanno contribuito a questo progetto e che rimarrà per sempre all'interno del museo. Sono più di 1000 nomi. Eccoci quindi al nostro museo. È stato finalmente realizzato. Ci troviamo al castello di Milazzo. Quella che vedete è lo scheletro del Capodoglio Siso all'interno di una chiesa, la chiesa di Santa Maria, costruita, pensate, nel 1527. Il Capodoglio Siso è posizionato perfettamente dove c'era l'altare dell'antica chiesa, proprio per dare un senso di sacralità alla storia del Capodoglio Siso. Questa chiesa poi viene trasformata negli anni e diventa invece un bastione, che appunto diventa bastione di Santa Maria, come l'omonima chiesa. Quindi il Capodoglio all'interno è un po' come protetto da questo baluardo, da questo castello, una protezione, appunto, un paladino dell'ecologia potremmo definirlo. Quando ho messo insieme tutte le ossa del Capodoglio, l'ho ricostruito, dopo aver fatto tanti viaggi un po' in giro per l'Italia e l'Europa, con consigli anche da tutte le parti del mondo, anche dall'Alaska addirittura, pensate, ho deciso di posizionare il Capodoglio non a un'altezza esagerata. Tutti mi dicevano: ma tu il Capodoglio lo devi mettere in modo tale che non possano toccarlo le persone. No, al contrario, volevo che le persone
non dico toccassero il capodoglio, ma entrassero perfettamente in empatia col capodoglio stesso, si avvicinassero e si potevano rendere conto, veramente potevano toccare la morte del capodoglio. Ma è l'unica cosa morta in tutto il museo, è un museo fatto per i bambini, quindi è l'unica cosa morta di tutto il museo. Anzi, al contrario, adesso tramite un'applicazione di realtà aumentata, il capodoglio prende vita e ritorna a vivere veramente, in modo tale che i bambini, diciamo, hanno imparato la lezione del capodoglio che può morire, ma che può anche tornare a parlare. E sono loro proprio i veri protagonisti del museo, i bambini che ogni giorno vengono al museo e si appassionano di questo capodoglio e portano dentro sé un messaggio molto importante che poi trasmettono agli altri bambini e soprattutto ai genitori, ai grandi, perché è proprio quella la fascia che dobbiamo andare a colpire, attraverso i bambini andare ad arrivare ai grandi. Inoltre, oltre queste applicazioni moderne, al museo, tutto attorno al capodoglio, ci sono tantissime opere d'arte, si arriva appunto a parlare del capodoglio, dell'ambientalismo proprio attraverso l'arte, la realtà virtuale che appassiona tanto, non dico i bambini, ma praticamente tutti. Questo ha comportato che tantissime persone si sono veramente appassionate di ambiente, di questo povero capodoglio morto, e quindi proprio nella spiaggia vicino a dove il capodoglio è morto si sono raccolte centinaia di persone per prendere la spazzatura. Abbiamo raccolto più di 2 tir di spazzatura e appunto l'abbiamo portata via. Ci sono state un'altra serie di eventi che ho fatto durante dopo l'inaugurazione del museo, come ad esempio questa traversata dello stretto di Messina a nuoto, trascinando con me un bel po' di plastica, un po' per dare quell'idea di questo fardello che l'uomo si porta da una parte all'altra del mondo. Non avevo considerato però che c'era un bel po' di corrente, quindi questo coso fungeva praticamente da paracadute e mi stava trascinando fino in Sardegna, ma questa è soltanto, diciamo, una cosa così un particolare. Un'altra cosa che ho fatto sempre quest'estate è stata di partire con questa piccola barca a vela di 4 metri senza il motore, soltanto spinto dal vento delle isole Eolie. Ho fatto il periplo di tutte le isole con una finalità precisa, che non era soltanto quella di mangiare, che comunque farmi i bagni che ho fatto, ma soprattutto di portare la voce del Capodoglio Siso e far conoscere a tutti quanti questa storia importante e anche valorizzare il patrimonio naturalistico della nostra terra. Un'altra conseguenza della morte e della rinascita di questo Capodoglio è stato che nel 2018 e anche quest'anno un'associazione che si chiama Sea Shepherd ha fatto un'operazione di pulizia del nostro mare da tutte quelle armi illegali che uccidono il nostro mare e che ha ucciso anche il Capodoglio Siso. Per intenderci, Sea Shepherd sono quegli amici, i pirati buoni che si vedono in tutto il mondo anche a ostacolare quelle operazioni di bracconaggio delle balene, per intenderci. Ma ecco qui finalmente la foto per me più bella, la soddisfazione più grande, ovvero i bambini felici sotto il Capodoglio, quel Capodoglio che non è più simbolo di morte, ma è simbolo di vita, un Capodoglio che parla. Quella stessa voce che il Capodoglio quella stessa voce che mi parlava quando lui era morto, parla anche ai bambini oggi al museo. E li vedete, sono lì felici, sono loro che veramente mi portano portano a delle cose incredibili. Molto spesso sento dire, per esempio, i genitori mi chiamano e mi dicono disgraziato, mio figlio mi dice che non devo più mangiare la neonata, oppure che dobbiamo usare meno plastica. Io sono molto felice di questo. I bambini finalmente riescono a dare una lezione ai genitori. Infine, io penso che noi abbiamo veramente un obbligo importante nei confronti di questi bambini.
Un detto navaio dice appunto che non ereditiamo la terra dai nostri padri, non abbiamo soltanto l'obbligo di farlo perché l'abbiamo preso in eredità dai nostri genitori, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli, quindi abbiamo una doppia responsabilità e quindi se non lo facciamo per noi, almeno lo dobbiamo fare per loro.